semi-levataccia per la sera oggi. Il sole che mi arriva di lato. Buongiorno da Flagstaff in Arizona. Buongiorno. Come? Buongiorno. Come? Buongiorno. Devo ancora pettinare. Anche io. Stamattina una scaldatina al motore del Cingon si è richiesta, stanotte -1, però dentro il Cingon, ragazzi. Poi faremo un video pro e contro del Cingon, e un pro proprio, cioè, ve lo spoilerò, proprio il top del top del top, il riscaldamento. Che semu? E semu? Vamos? È partito anche lo sprint. Sul cumulo di neve. Eh sì, è lo sprinterozzo che era di fianco a noi qua nel parcheggio. Madonna, è sole, ragazzi, oggi, nel parcheggio dell'Home Depot. Oggi il Cingon ci porta al Grand Canyon. Lo sapevi che poi il Grand Canyon non è così grande, cioè nel senso, non è che è il canyon più grande del mondo, ce ne sono di molto più grandi, solo che siccome agli americani ci piace, capito, averci tutto grande, l'hanno chiamato Grand Canyon. È maestoso, l'abbiamo già visto una volta, è maestoso, c'ha il suo perché. Quindi il navigatore ci dice che da Flagstaff, per arrivare all'entrata a sud del South Rim del Grand Canyon, ci vuole 1 ora e mezzo. Sei operativa? Da qui a 1 ora e mezzo. A parte devo ancora prendere il caffè. E quindi, figuriamoci. Stai attenta alle buche. E mentre stiamo attraversando la periferia di Flagstaff, la domanda del giorno è: donna, barba sì o barba no? Faremo un sondaggio? Facciamolo questo sondaggio. Lasciateci nei commenti se volete vedere barba Alex. No, barba Alex. Dopo neanche mezz'ora dalla partenza da Flagstaff, dai 2100 metri di Flagstaff siamo già a 2450. Zio Ale te l'aveva detto, cioè io l'avevo straprevisto proprio. Qui tutte le entrate alle picnic area lungo la strada e alle stradine appunto che entrano nella National Forest, che sono segnate su iOverlander anche come punti dove si può fermarsi a dormire, a passare la notte, sono impraticabili per la neve. E quindi niente, adesso andiamo, vediamo il Grand Canyon, molto probabilmente con il fascino del Grand Canyon innevato. Mi sa che siamo in pochi oggi, c'è la macchina ogni 10 km.
lì io penso che una delle poche opzioni che ci possano essere se volessimo rimanere su al Grand Canyon una notte sarà di vedere se per pura casualità, come si dice in Messico, ci fosse un posticino al campground lì che costa $18 la notte. Pensavo mi dicesse ci fosse un posticino in albergo. Ma non ci stiamo dentro con il budget, sere, te, alberghi, ristoranti. E da Flagstaff abbiamo preso prima la 180 verso ovest per poi arrivare all'incrocio e prendere la 64 verso nord che ci porterà fino al Grand Canyon. Ovviamente noi come prima destinazione della giornata, arrivando al Parco Nazionale, cosa non potevamo mettere se non il Visitor Center? La sera c'ha da fare i suoi riti, c'ha da fare. Svolta a destra e prendi Arizona 64 Nord. Come avevo detto, dobbiamo girare a destra adesso e prendere la 64 verso nord. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness. Give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came. Good morning, Ranger. What do you need a map today? We don't. Have a good day. Okay, thank you. Have a good one. Every time we touch our Fossero tutti veloci come noi, pass, niente mappe perché ce l'abbiamo già, libero tutti, via! feet in mind, I know I'm gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine, I know I'm gonna be alright. There he is, right there. Prego signora, come al solito. Yeah, 'cause when we touch is when I really come alive. Yeah. Grandissimo questo visitor center. Qua sono solo informazioni, quindi non so neanche se ci sono i timbri, ma sicuramente non gli adesivi. Mannaggia. Even if I try, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying. E siccome noi siamo operativissimi, non abbiamo fatto la fila per le informazioni perché abbiamo già la mappa. L'abbiamo presa ieri al visitor store di Flagstaff. Esatto. Momento storico, ultimo adesivo della serie Stipetto perché non ce ne stanno più. Lo metteremo qui nell'angolino fatto apposta. What you do to me, but I feel like I am way up in the Quale sarà il prossimo spazio dedicato agli adesivi? Fateci sapere nei commenti in quale stipetto dovranno andare. 'cause when we touch is when I really come alive. When we touch. Siamo usciti dal visitor center, siamo usciti dallo store. Ora ovviamente prima di affrontare i primi trail, qualcuno che non sono io deve passare un attimino al bagno. Vi faccio notare la differenza fra la coda del bagno delle donne e la coda del bagno degli uomini, perché la leggenda che le donne sono quelle che hanno più bisogno è proprio vera, eh? Attenzione, coda delle donne, coda degli uomini, non c'è coda dagli uomini. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go.
Dopo soli 10 minuti di cammino dal Visitor Center siamo arrivati qui al Mather Point, nome di uno dei primi fondatori dei servizi dei parchi nazionali americani. Il Grand Canyon National Park è stato fondato nel 1919 ed ha una superficie di ben 5.000 km quadrati. Cause when we touch is when I really come alive. Se non è uno spettacolo questo, ditemi cosa è uno spettacolo. Incredibile, con i suoi 6 milioni di visitatori l'anno, pensate che il Grand Canyon è solo il secondo, non è neanche il primo parco nazionale più visitato di tutti gli Stati Uniti. E quando vi dico qual è il primo parco nazionale come numero di visitatori non ci crederete, perché è un parco nazionale a noi quasi sconosciuto, che è il Great Smoky Mountain National Park. È sconosciuto alla maggior parte degli italiani perché si trova in una zona che per noi italiani non è molto battuta. Infatti il parco, il Great Smoky Mountain, si trova fra gli stati del Arkansas e Tennessee. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving. E come dire, dopo la prima tappa uno se ne può anche già andare a casa, perché dopo aver visto uno spettacolo simile ti senti già pienamente soddisfatto. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. La cosa pazzesca di questo trail che stiamo facendo, che viaggia proprio tutto lungo il bordo del canyon, senza ringhiere, senza nessuna protezione, con un sacco di bambini in giro che vanno tenuti al guinzaglio ma non lo fa nessuno, e dove puoi arrivare a farti l'ultimo selfie proprio così, sul ciglio del burrone. Falling in love. You set my wheels in motion. I'm going crazy for you. E qui dietro troviamo una sorta di binocolo manuale che è stato fatto per vedere il ponte sospeso che c'è laggiù in fondo alla vallata sul fiume Colorado. Un ponte di 123 metri, alto 21 metri di livello sopra il fiume. Before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like. Oltre ai turisti normali di tutti i giorni che ci sarebbero stati, eccetera, Ci sono anche gli anormali come noi. adesso è appena cominciato qua in America il famoso Spring Break. It's what you're doing, that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Che ci sono tutti quelli che vogliono parcheggiare al nostro posto, che stanno facendo pressing. Tranquillo, ma una foto, che aspettino. Quindi mi muovo? Ma vedi un po'. Faccio parcheggiare qualcun altro? C'è carenza di parcheggi a quest'ora. Ma che, sono venuti tutti oggi 6 milioni di visitatori? Fate largo che deve passare il cingon. Prima parte, spettacolo. Proprio vista panoramicissimissima Le immagini parlano da sole. del Grand Canyon. Ricordiamo che siamo nel South Rim, ossia nel versante sud del Grand Canyon, che è anche quello più visitato, che è anche quello aperto in questi mesi invernali, perché il nord non è aperto. Yeah, I'm falling in love. Yeah, I'm falling in love. Dai 5 gradi che c'erano stamattina, adesso fuori ne segna 14, qui dentro il cingon 18, adesso in direzione Desert View Road. E comunque abbiamo scelto di visitare questa parte del parco perché la parte ovest l'abbiamo già visitata anni fa, che è quella poi di fianco allo Skywalk, che è un'attrazione per passeggiare sui cristalli, non adatta ai deboli di cuore. Era molto bella anche quella, ma avendola già vista abbiamo optato per entrare su questo La lato parte ovest è la parte più vicina a Las Vegas, arrivando da Las Infatti Vegas. noi arrivavamo da Las Vegas l'altra volta. Ching. Salute.
Buon'ape. Altrettanto. Panetto sul Grand Canyon? E vai. Close my eyes, I see your smile in the morning light. And girl, Prosciutto, sottiletta, maionese. No, che volevi andare al ristorante del Grand Canyon Lodge. No, però se ci fosse stato un po' di mortadella di quella buona era meglio. 2 fette di salame di Sant'Olcese. it took me far too long to realize. Panino quasi all'ombra della Desert Watch Panino quasi all'ombra della Desert Watch Tower. Chuck, riprova, sarai più fortunata. Panino quasi all'ombra della Desert Watch Tower. Ma vieni! Allora possiamo mangiare. Fai lo champagnino te senza piumino che fa anche rima. Diversamente giovane c'ha il fisico, eh? Poi me lo ridici domani quando ti viene il cimurro. Almeno non mi ha dato la solita barretta, eh? Perché quando siamo nei parchi nazionali te ti proponi sempre di barretta, eh? Come la vedi sta visita al Grand Canyon? La vedo molto bella, peccato che per via delle condizioni climatiche non si possano fare tanti trail di quelli tosti. Il Grand Canyon è veramente grande, è maestoso, è imponente. Attenzione, momento di riflessione. Cosa sarebbe la nostra vita senza il Grand Canyon? Parliamone. Fammi una faccia riflessiva mentre ti stai scofanando il panino. Again, we could try again. Come back again. I don't wanna play no games. Maybe you should come back. We could try. L'hai vista la targa che c'era lì? Ma non ho potuto leggere bene perché c'era un sacco di gente davanti. Pensa che qua a Sere, proprio in questo punto, è successo nel 1956 un incidente aereo fra 2 aerei, uno della TWA e un altro della United Airlines. E pensa che questo è stato il primo incidente aereo di linee commerciali con un numero di vittime superiore a 100. Infatti sono state 128 le vittime di questo famosissimo incidente aereo nel 1956. Pensare che sono caduti proprio in questa gola. Esatto. Baby, we could try again. We could try again. Come back again. I don't wanna play no games. You should come back. We should try again. We could try again. We could try again. Baby, we should try again. Yeah. E la prima discesa nel primo punto sulla via di ritorno ci porta direttamente al Navajo Point, che poi è il punto più in alto in assoluto di tutto il South Rim, 2275 metri sul livello del mare. Secondo punto panoramico sulla via del ritorno verso il visitor center principale dalla Watchtower, che si chiama Lipan Point. Che vista che c'è da questo Lipan Point, eh? Qua si dice esserci una delle migliori viste sul fiume Colorado e in effetti là in fondo ci sono quelle che sono conosciute come le Hayes Rapids, ossia una parte del fiume che forma le rapide. E queste invece dietro di me sono chiamate le Grand Canyon Super Group. Terza tappa, Moran Point, un punto molto gettonato per fare foto e video all'alba e al tramonto.
o con vista Colorado River. Americanate ne abbiamo o no? Guardate che mezzo per fare l'escursione. Buck Wild Hammer, cioè un tour escursioni a bordo di un Hammer, vabbè, strapistolatissimo e cose del genere, però c'è a bordo di un Hammer. Non ho parole veramente, non sanno più cosa inventarsi, Ultima tappa, Ultimissima tappa della Desert View Road. se tanto mi dà tanto il nome, dovrebbe essere per chiudere in bellezza, Perché si chiama? perché si chiama Grand View Point. Uava da bava, Ma lo sai che il Grand Canyon è profondo 1,6 chilometri, Gina? 1,6 chilometri. Ugo, lo avevo letto. Ma parliamone. Allora, maestosissimo, toppissimo, quello che ti pare. Ma non c'è uno scoiattolo a pagare l'oro. Un animale che è un animale. Ma una formica, un topo, niente proprio, A parte tutta sta gente. Che ti sono entrati nella scena dietro. Sì, no. Animali? We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. E siccome vi abbiamo fatto vedere il Grand Canyon, Che pizzefichi, esatto, lo vogliamo schiacciare questo bottone di iscriversi al canale? Sì o sì? È gratis, non si paga niente a iscriversi al canale. Mia, ti è venuto l'accento zenese. Ricordatevi, quando vi piacciono i video potete lasciarci un commento, mettere un like, attivare la campanella per non perdervi le uscite dei prossimi video. Fate qualcosa, interagite, ci aiutate a far crescere il canale e a potervi proporre ancora più contenuti. E l'importante, ribadisco il concetto, non vi costa niente. Mi è venuto l'accento genovese? E seguiteci anche sui nostri social, su Facebook, sulla nuova pagina del gruppo di Facebook. Ma che certo. hanno creato i nostri carissimi follower Gabriele e Laura, che carini. Super toppissimi, grazie amici. E sul nostro profilo di Instagram, dove pubblichiamo un sacco di foto particolari, diverse dal solito. Non di particolari per favore, già, è vero, non non di di particolari particolari. per favore, perché queste cose qui delle foto particolari e dei contenuti particolari sono di altri canali, competono altri canali, non al nostro. Quindi iscrivetevi, ma mancano 100 iscritti a arrivare a 5.000. Ma me le volete far mangiare le lasagne prima del mio compleanno? Boh, fate voi. Where do we go from? Where do we go from here? No one can save us from keeping clear.